I testi possono essere di due tipi. Abbiamo il testo multiriga e il testo a riga singola. Io ti consiglio di utilizzare principalmente il testo multiriga perché il testo a riga singola ha comunque degli svantaggi rispetto al testo multiriga che è molto più flessibile. Però ti faccio vedere comunque ora come funziona perché se ti dovesse arrivare un disegno creato da un'altra persona che ha utilizzato questo tipo di testo, altrimenti tu non sapresti nemmeno come modificarlo. Allora, quando io clicco qui su riga singola e faccio un clic in un punto e traccio una piccola lineetta, vedi che il cursore appare con questo simbolino che ti permette quindi di andare a scrivere. Quindi io scrivo ad esempio cucina e ottengo questa scritta. La cosa, diciamo, brutta del testo multiriga è che lui all'inizio, a meno che tu non hai creato delle cose che si chiamano stili di testo, non ti permette subito di decidere il font e e la dimensione di questo testo. Infatti io quando ho messo la scritta, lui automaticamente mi ha dato questo testo e anche se io gli clicco due volte sopra, lui entra in modalità editazione del testo, quindi mi permette di cambiare eventualmente quello che io ho scritto all'interno di questo testo, ma non mi permette di cambiare quello che è il font e la dimensione del testo. Il testo a riga singola come va modificato? Innanzitutto dobbiamo far uscire fuori la barra delle proprietà, che solitamente non è mai presente. Per farla uscire dobbiamo cliccare su questa minuscola freccia che sta qua sul rigo proprietà per far comparire la barra delle proprietà. Se facciamo un solo clic sopra il testo, la barra delle proprietà ci mostra appunto tutte le proprietà di questo testo e quindi ci fa vedere questo testo in che layer si trova, che colore ha, che tipo di linea ha e scorrendo e andando nella sezione relativa al testo abbiamo qui il contenuto, quindi io volendo potrei modificare il contenuto, diciamo da qua, quindi premendo invio, tu vedi che la modifica si ha anche in quest'altra zona qua. Qui c'è un altro pannello che determina lo stile, quindi io per modificare il font del testo devo necessariamente aver preventivamente creato uno stile di testo che poi vedremo che cosa è. Qui da questo pannello io posso decidere le dimensioni, quindi ad esempio 0.1 e qui posso decidere tutta una serie di altre cose. Però ora che ti faccio vedere il font multiriga, tu ti accorgerai che è molto più elastico e molto più comodo rispetto all'altro. Come funziona il testo multiriga? Io lo clicco e vado a definire un rettangolo che più o meno, quindi non è importante ad essere, diciamo, di essere molto precisi, più o meno tende a prendere tutta l'area relativa allo spazio dove tu vuoi mettere del testo. Poi se hai bisogno di uno spazio maggiore, poi lo puoi sempre ampliare, quindi non è una scelta definitiva. Quindi io faccio un clic qui e immediatamente tu vedi che lui nella parte superiore si sposta nell'editor di testi e qua ti fa vedere tutte le caratteristiche del testo, cosa che invece l'altro tipo di testo non ti faceva vedere assolutamente. Quindi se io qui inizio a scrivere ad esempio cucina, lui mi utilizza ancora il font precedente perché lui lo legge da questo pannello che sarebbe il pannello stile di testo che poi vedremo a che cosa serve. In questo spazio qui annotativo, qui sotto abbiamo le dimensioni del testo, quindi se io qui dentro scrivo 0.1 e quindi evidenzio questo e scrivo 0.1
e premo invio, tu vedi che lui in tempo reale si va ad allargare. Qui dentro io ho, come nel Word, l'elenco di tutti i font installati sul computer, quindi posso andare velocemente a scegliere il tipo di font di cui ho bisogno, proprio come se stessi lavorando all'interno, diciamo all'interno del Word e quindi ottenere il testo che mi serve facendo un clic esternamente. Quando faccio un doppio clic qui sopra, compare di nuovo i dati dell'editor di testo, compare diciamo questa sorta di rettangolo che io posso allargare come voglio. Se ad esempio io ho supponiamo che io ho una stanza, quindi 5 metri, una stanza di 5 per 5 per 5 per 5. Mettiamo che io voglio mettere un testo, quindi il nome della stanza al centro di questo rettangolo, però perfettamente centrato al centro della stanza. Quando io vado sul testo multiriga, il rettangolo che io vado a creare lo creo esattamente largo come, diciamo, come questo spazio. Se lui non lo dovesse fare un pochino più grande, io posso prendere questa zona e la posso andare a restringere fino a qua. Ora, se io qui dentro vado a rimettere di nuovo 0.1 e vado a rimettere di nuovo, diciamo, un tipo di testo che voglio e scrivo ad esempio cucina, lui inizialmente la scritta me la mette all'interno di questo spazio, ma se io la evidenzio e qui, come se stessi all'interno del Word, gli dico di fare una centratura al centro o allinea a sinistra, allinea a destra, e addirittura come il Word con questo tasto ti sviluppa, ti distribuisce tutto il testo per la grandezza di questo elemento. Tu in questo modo hai la possibilità di andare a centrare direttamente il testo e tutta, diciamo, la centratura dipende dalla larghezza di questa sorta di rettangolo virtuale dentro il quale il testo è stato inserito. In qualunque momento io posso fare un doppio clic, lo posso selezionare e posso andare a cambiare delle modifiche. Ad esempio, ne faccio di 0.3 e clicco esternamente. Lo stile di testo, quindi di cui abbiamo accennato quando siamo arrivati qui, stile standard, e abbiamo anche visto nel momento in cui io entravo nelle proprietà dell'editor di testi qua in questa zona, che cos'è lo stile di testo? Sono dei testi predefiniti che tu ti puoi creare in maniera preventiva per fare in modo che quando hai bisogno di un testo che ha un determinato font e una determinata grandezza, tu puoi andare automaticamente a sceglierlo dallo stile di testo invece di andarlo tu a digitare a mano. Come funziona? Innanzitutto, se io mi sposto nella scheda a nota, io vedo i dati relativi al testo in maniera, diciamo, quindi io li posso vedere nella scheda inizio, io comunque ne vedo una parte e anche qua in annota ne vedo altri dati. Andando qui su questa scheda annotazione che sta qui sotto, io qua dentro vedo i vari stili di testo, quindi i vari stili, lo stile di testo, lo stile di quota, lo stile di multidirettrice, lo stile di tabella. Che cosa vuol dire lo stile? Lo stile vuol dire quindi delle regole preimpostate che mi permettono di ottenere determinate caratteristiche del testo. Se io vado qui, quindi scusami, qui in annotazione e clicco su questo primo tasto, io entro dentro la tabella che si chiama stile di testo. Dentro a questa tabella in questo momento ci sono due stili di testo, quello standard che ha un font TXT e un'altezza, diciamo,
non ancora definita. Per questo io ogni volta che inserisco un testo, lui diciamo mi mette sempre questo tipo di font qui. Poi qui ci sta un altro tipo di testo che si chiama annotativo, che poi vedremo quando vediamo che cosa sono le proprietà annotative del testo. Allora, mettiamo che io ora voglio creare un nuovo stile di testo che si chiama Arial 0.3 e quando io sceglierò questo stile di testo voglio che automaticamente lui vada a fare quella operazione. Quindi io clicco su nuovo e questo qua lo chiamo Arial 03. Quindi gli do un nome che mi aiuta a capire sia a ricordarmi sia il font sia la dimensione del font. Confermo con OK e qui dall'elenco a discesa vado a scegliere il font di tipo Arial e nelle sue dimensioni vado a impostare un'altezza di 0.3 che se questa qua io la stampassi scala 1 a 100 sarebbe pari a 3 mm. Bene o male il testo che noi inseriamo all'interno dei disegni, quindi per scrivere il nome della stanza, si aggira tra i 2 e i 3 mm, più o meno come tipo di dimensione. Ora, se io confermo con applica e confermo con chiudi, quando ora, prima di cominciare a fare il testo, se io vado qui e scelgo Arial 03 come stile di testo e vado a fare un testo e vado a scrivere qui dentro, come vedi io non ho avuto bisogno né di dargli il font né di dargli la dimensione perché lui le è andato a leggere all'interno di quello stile di testo e quindi se io adesso ritorno sul testo a riga singola e vado qua in stile e gli dico che lo stile deve essere Arial 03, tu vedi che lui mi applica quello stile. Però io ti consiglio di utilizzare sempre questo qui multiriga perché somiglia molto al Word ed è molto più pratico nel suo utilizzo. Questo utilizzo degli stili di testo viene molto fatto negli studi nei quali, cioè sopra degli studi di architettura, di ingegneria, dove creano delle linee guida per fare in modo, quindi degli studi che hanno molti collaboratori, per fare in modo che tutti i collaboratori utilizzino sempre gli stessi tipi di testi. Infatti, di solito negli studi dove ci sono più collaboratori, diciamo, nel momento in cui un ragazzo viene assunto, comunque gli viene fatto tutta una descrizione di quelle che sono le caratteristiche del disegno per fare in modo che tutti quelli che creano i disegni all'interno dello studio, diciamo, i disegni sembrano fatti tutti quanti dalla stessa persona, quindi non è che ognuno di loro può utilizzare il testo che vuole, le caratteristiche che vuole. Allora, all'interno degli studi molto spesso utilizzano dei fogli modello, si chiamano così, sono dei fogli di AutoCAD, dei file di AutoCAD che tengono all'interno tutta una serie di regole preimpostate, quindi hanno tutta una serie di stili di testo, di stili di quota e tu scegliendo quello stile tu non puoi sbagliare perché se tutti i membri dello studio utilizzano lo stesso foglio modello con gli stessi stili di quota o stili di testo, il disegno sembrerà fatto da un'unica mano. Invece, magari su uno studio un po' più piccolino, tutti questi accorgimenti, diciamo, possono non essere fatti, però comunque se tu sai che quando crei un testo utilizzi sempre le stesse dimensioni e le stesse caratteristiche, tu ti puoi creare anche degli stili di quota che ti permettono appunto di fare, diciamo, questo tipo di operazione. Come esistono gli stili di testo, alla stessa maniera, ehm, diciamo, come esistono
gli stili di testo, allo stesso modo esistono anche gli stili di quota. Quando andiamo qui in questa sezione, noi vediamo tutti i tipi di quota che possiamo inserire all'interno del disegno. Però prima di cominciare a vedere questi vari tipi di quota, proviamo a inserire una sola di queste quote. Quindi io clicco sul lineare, clicco sul primo e il secondo punto, mi sposto e vado a cliccare qua in un punto esterno. Come puoi facilmente notare, questa quota è un pochino fuori scala rispetto al mio disegno, è un po' troppo grande, le frecce sono troppo grandi, il testo è troppo grande. Di solito quando noi apriamo un file nuovo, i testi, le quote non sono impostate bene per lavorare in scala, diciamo con l'unità di misura in metri, ma in millimetri, quindi di solito andrebbero ridotte. Andando nella sezione annotazioni, noi vediamo che in questo momento lui sta utilizzando uno stile di quota che si chiama ISO 25. Se clicco su questo tasto e apro il pannello stili di quota, vedo che qui dentro c'è questo ISO 25 e questo annotativa, come c'era per il testo. Se io gli dico che voglio creare un nuovo stile di quota, lui mi chiede il nome e io per esempio lo chiamo prova e confermo con continua. Si apre una tabella che mi permette di impostare tutte quelle che sono le caratteristiche di questo stile di quota. Nella sezione linee io ho tutte le caratteristiche delle linee che fanno parte dello stile di quota. Quali sono, diciamo, le varie parti? Allora, qui abbiamo linee di quota. La linea di quota sarebbe questa qua, quindi la linea vera e propria che attraversa la quota. Lui qui mi permette di scegliere il colore, il tipo di linea, lo spessore. Di solito tutte queste cose qua sono impostate di base, già vanno bene così come sono. Con sopprimi io andrei ad eliminare la linea di quota se non la volessi, però di solito è una cosa che non si fa mai. In questa zona qua, linee di estensione, le linee di estensione sono queste linee verticali che ti indicano l'inizio e il fine della quota. Anche qui posso deciderne il colore, le caratteristiche, lo spessore, addirittura poterle sopprimere, ma queste cose qua, come nel caso precedente, come sono impostate, vanno già bene, quindi non c'è bisogno di andarle a modificare. Poi abbiamo questi altri due parametri, estendi oltre le linee di quota e offset dall'origine. Quali sono questi due elementi? Estendi oltre le linee di quota sarebbe questa distanza qui e offset dall'origine sarebbe questo spazietto vuoto che sta qui. Di solito questo spazietto vuoto viene sempre lasciato per fare in modo che la linea di estensione non si confonda con le linee di disegno. Però in un classico disegno, diciamo creato in scala 1 a 1, lavorando in metri, questi numeri sono un pochino troppo grandi. Infatti questo rappresenta 1,25 cm e questa distanza rappresenta 0,6, che in un disegno di queste dimensioni è troppo grande. Quindi che cosa facciamo? Andiamo qui dentro e cominciamo ad inserire 0,1 e 0,1. Tu inizialmente non vedrai ancora la modifica, perché la modifica si vede solo quando io confermerò con ok, però confermo con ok alla fine del disegno. Mi sposto in simboli e frecce e qua lui mi fa vedere il terminale della quota. Di solito le frecce non si usano tantissimo in ambito architettonico. Solitamente in ambito architettonico si indica la lineetta inclinata, quindi se io scegli inclinazione sia per quella di destra
che per quella di sinistra e qua mi chiede la dimensione e io qua dentro vado a mettere ancora 0,1. Poi quando confermerò, nel caso in cui mi rendo conto che diciamo che queste dimensioni sono troppo grandi o troppo piccole, ritornerò lì dentro e lo vado a modificare. Quello che c'è qui dentro va già bene così com'è, quindi non c'è bisogno di modificarlo, compreso anche qua la direttrice. La direttrice che cos'è? Sarebbe una sorta di indicazione quando tu crei una linea con un testo all'interno per indicare che cos'è questo elemento. Lui mi sta chiedendo qua se deve terminare con una freccia, oppure per esempio sarebbe simpatico anche farlo terminare con un pallino chiuso, quindi pure una cosa che si utilizza spesso. Mi sposto nella sezione testo e all'interno di questo testo io posso scegliere o uno stile di testo e tu vedi che lui va a riprendere anche lo stile di testo che io avevo scelto prima. Quindi volendo, cliccando qui sopra, io potrei anche andare a creare un altro stile di testo. Infatti solitamente per le quote 0,3 è un pochino troppo grande. Allora ne creo un altro e lo chiamo Arial 0,02, confermo con OK e gli dico che l'altezza del testo deve essere di 2 mm. Confermo con applica, confermo con chiudi e vado qui dentro a scegliere Arial 02. Qui mi chiede il colore del testo, quindi tutte le caratteristiche del testo. Qui mi chiede l'altezza, però come vedi ora è sbiadita, io non la posso modificare perché lui sta leggendo la dimensione del testo dal pannello stile di testo. Qua mi chiede dove deve stare il testo, quindi in questo caso vedi si trova sopra, io potrei metterlo sotto, al centro, esterno, ovviamente sopra è la posizione migliore e poi in orizzontale potrei allinearlo a destra, a sinistra, ma centrato è la soluzione migliore. Anche questo qui deve essere lasciato così, perché questo qui che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a mettere una quota verticale, lui allineato con la linea di quota, lui mi metterà il numero in questa posizione qua. Se invece io mettessi questa, lui la quota me la farebbe così. E diciamo, secondo le regole del disegno tecnico, la quota è preferibile metterla allineata con la linea di quota. Quest'altro elemento anche molto importante sarebbe la distanza che c'è tra il testo e la linea di quota. Qua è impostato in 0,6 che come ti dicevo per chi lavora in metri corrisponderebbe se stampi scala 1 a 100 corrisponderebbe a 6 mm, un pochino troppo grande, allora la porto a 0,1. Passo nella scheda adatta, la scheda adatta così com'è va già bene, quindi non c'è bisogno di modificarla. In unità primarie mi accerto di mettere almeno due decimali, come separatore scelgo se voglio il punto o la virgola e vado a togliere la soppressione finale dello 0. Perché? Perché se io ho una quota di 1,15, lui me la mostra in questo modo, ma se io avessi una quota di 1,10, lui con la soppressione dello 0 me la segnerebbe così. E dal punto di vista estetico è brutto che ci sono tutte le quote che finiscono con lo 0, che hanno un solo decimale e quelle che finiscono con altri numeri hanno due decimali. Quindi è preferibile disattivare sempre la soppressione dello 0. Per quanto riguarda invece le quote angolari, sarebbe comodo inserire anche i due decimali, perché per me non è la stessa cosa indicare un angolo di 20 gradi e mettere anche i decimali dopo, quindi questa cosa rende il dato molto più preciso e molto più serio, diciamo, molto più utile avere anche i decimali. In unità alternativa tu lo applicheresti soltanto se i tuoi disegni
venissero utilizzati anche eventualmente diciamo, in altri paesi che non utilizzano la nostra stessa unità di misura e quindi diciamo quindi in questo caso io potrei attivare delle unità di misura alternative e si vedrebbero contemporaneamente diciamo, tutte e due le unità di misura. Così come anche le tolleranze a noi non interessano perché nel disegno architettonico non si inseriscono le tolleranze, ma eh, vengono soltanto inserite, diciamo, vengono soltanto inserite nel caso in cui diciamo, noi lavoriamo in campo meccanico, quindi in campo architettonico. Allora, le tolleranze in campo meccanico sono, se per esempio io faccio un foro all'interno di una piastra meccanica, di solito, per esempio, tu sei abituato a dire questo foro ha 1 centimetro di diametro. In realtà, dire che un foro è 1 centimetro, diciamo, è un'utopia. Cioè, se tu lo vai a misurare con degli strumenti super sofisticati, tu vedrai che un trapano, una punta che fora una piastra, non riuscirà mai a fare un foro perfetto di 1 centimetro. Ovviamente io ti sto dicendo rilevandolo con apparecchiature che sono capaci di leggere il decimo, il centesimo, il millesimo di millimetro. Quindi questo qua invece di essere 1 centimetro è 1,001 oppure 0,999. Quindi la misura perfetta in meccanica non esiste. Allora, colui che crea l'oggetto può impostare su quell'oggetto, quindi su quella dimensione del foro, una tolleranza. Quindi lui ti può dire, guarda, questo foro deve essere 1 centimetro e ci deve essere una tolleranza di più 1 o meno o più 0,1 o meno 0,1. Cioè ti dice, guarda, questo foro, anche se c'è un decimo più piccolo o un decimo più grande, va sempre bene. L'importante è che non supera questo errore qua. Quindi questa è la tolleranza, però è un qualcosa che si usa solo in campo meccanico. Quindi se tu mai dovessi, cosa che non ti capiterà mai in campo architettonico, di vedere delle quote con delle tolleranze, ma se mai ti dovesse capitare di vedere dei numeri più o meno indicati sopra, vuol dire che quella è una tolleranza diciamo, quindi è il massimo errore consentito nel fare quella cosa. Quindi quella cosa dovrebbe essere virtualmente pari ad 1, ma può avere al massimo questo errore. Quindi è un errore controllato. Se ha più, quindi se ha un valore più grande di quell'errore, allora vuol dire che il pezzo è stato sbagliato e deve essere rifatto. Perché nel momento in cui all'interno di quel foro tu eventualmente vai ad inserire l'elemento per il quale diciamo che deve ospitare all'interno di quel foro, tu vedresti che l'oggetto o non entrerebbe o sarebbe troppo largo e quindi non andrebbe bene. Se invece rispetta la misura e la tolleranza va ancora bene. Una volta, diciamo, impostate tutte queste cose, io confermo con ok, confermo con chiudi, però tu ti accorgi che questo praticamente non ti ha proprio dato retta. Perché non ti ha dato retta? Perché questo qui ha ancora lo stile di quota che si chiama ISO 25. Cioè, noi abbiamo creato quello stile di quota, ma non abbiamo detto ok, applicami a questa quota lo stile di quota. Io vado qui
clicco qui sopra e scelgo il mio stile di quota e ora tu vedi che effettivamente la quota è proprio identica a come la volevi tu, quindi 1 millimetro da qui a qui, 1 millimetro qui sopra, la lineetta di 1 millimetro, il testo alto 2 millimetri e lo spazietto qua dentro pari a 1 millimetro. Nel caso in cui non ti va bene, tu in qualsiasi momento puoi tornare di nuovo nello stile di quota e puoi andare a salvare questi cambiamenti. Dopo che tu hai salvato, hai creato i tuoi stili di quota, i tuoi stili di testo, quando tu vai in AutoCAD e crei un nuovo file, quindi vedi io adesso sto in un nuovo file, se io torno qui, qua dentro non c'è più traccia degli stili che avevo creato. Perché? Perché quando tu apri un nuovo file, apriamolo da questa parte superiore, anche se tu non te ne accorgi, perché AutoCAD non te ne fa accorgere di questa cosa, quando tu apri un file nuovo, vedi che lui ti chiede di selezionare un modello. Se tu non lo selezioni, lui ti mette di default il suo modello prestabilito, che sarebbe ACAD ISO.dvt. All'interno di questo ACAD ISO.dvt, quegli stili di testo e di quota che noi abbiamo creato prima non ci sono, ovviamente. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Se vogliamo fare in modo che quando apriamo AutoCAD ci sia sempre il nostro stile di quota, ce lo dobbiamo andare appunto a creare. E come facciamo a crearcelo? Innanzitutto, quindi andiamo qui e creiamo i nostri stili, quindi andiamo di qua, creiamo i nostri stili di testo e di quota. Poi ci accertiamo che nel disegno non ci sia più niente. Quindi prendo questa roba e la butto via. Tanto buttare via questi elementi non vuol dire venire da qua dentro e togliere gli stili di quota. Quindi io qua ho tolto solo il disegno. Per quale motivo l'ho tolto? L'ho tolto perché se io ora salvassi il foglio modello con quel disegno dentro, io ogni volta che aprirei quel foglio modello mi trovo pure quel disegno dentro. Quindi lui ti salva tutto, quindi ti salva quelle che sono le proprietà del disegno e ti salva anche il disegno stesso che è impostato all'interno. Infatti molto spesso degli studi che cosa fanno? All'interno del loro foglio modello si vanno anche a creare un loro foglio con il cartiglio del loro studio, con tutti i dati contenuti all'interno, in modo tale che quando aprono il loro foglio modello già hanno tutte queste parti che comunque sono comuni a tutti i disegni già create. Però andiamo a vedere come si crea questo foglio modello. Quindi io ho impostato, magari mi imposto tutti i layer di cui ho bisogno, mi imposto tutte le quote con gli stili che voglio, tutti i testi con le dimensioni che voglio, eventualmente lo potrei fare anche qua con le direttrici e con le tabelle. Cancello totalmente il mio disegno, quindi se ho un disegno già iniziato, magari me ne salvo una copia perché altrimenti diciamo perderei il mio disegno e a questo punto vado sulla scheda di salvataggio, ma invece di scegliere salva un disegno vado a scegliere salva un modello di DVT. Lo salvo, lui mi propone sempre di copiarlo nella sua scheda di template, quindi lo puoi anche copiare qui, quindi lo salvi qui e gli dai ovviamente un nome ben riconoscibile, in modo tale che lo distingui tra quelli lì suoi e quando ti andrai poi a creare tu un tuo disegno, all'apertura dall'elenco tu sceglierai il template che ti sei preventivamente creato e ti ritroverai tutti i tuoi stili, tutti i tuoi layer, tutte le tue impostazioni di AutoCAD già precaricate in un colpo solo. Diciamo, una volta che abbiamo impostato, diciamo, lo stile di quota che va bene, qui dentro abbiamo le varie tipologie di quote che possiamo creare.
con la quota lineare noi possiamo quotare degli elementi orizzontali e verticali. Se io provo a quotare una linea inclinata con la quota lineare, io non ottengo la quota, diciamo la misura della quota inclinata, ma ottengo la misura, quindi se mi sposto di qui o mi sposto di qui, ottengo, diciamo, la misura in orizzontale o in verticale di quelle quote, proprio perché la quota lineare non può in nessun modo andare ad inclinarsi, quindi deve essere comunque impostata, diciamo, in questa maniera. Per quotare delle quote inclinate, io vado a scegliere la quota allineata, quindi la quota allineata mi quota anche la linea inclinata. Io potrei usare anche questa qui per quotare quella orizzontale e verticale, quindi l'allineata è capace di quotare sia le orizzontali che le verticali che quelle inclinate. Nella quota angolare, cliccando sulle due linee, io ricevo appunto l'angolo del, diciamo, contenuto tra le due linee che ho cliccato e spostando il mouse nei vari quadranti, vedi che lui ti dà anche gli angoli, quindi l'angolo in questo quadrante, l'angolo in quest'altro quadrante, l'angolo qui in quest'altro quadrante qui, a secondo di quale tu hai bisogno. Con lunghezza arco invece, lui se tu hai un arco ti dà lo sviluppo in lunghezza dell'arco. Abbiamo poi il raggio, quindi quando lo clicco e clicco su un cerchio, lui mi mette anche una sigla R che corrisponde al raggio e un diametro, quindi clicco qui su diametro, clicco esternamente e lui mi mette il simbolo del pallino con barrato che corrisponde nel disegno meccanico al diametro. Poi qui ci sono altri due tipi di quote che però non vengono mai utilizzati. Coordinate ti darebbero le coordinate XY di un punto che tu clicchi rispetto allo zero di AutoCAD, quindi è una cosa che si usa molto in campo meccanico, così come anche la quota ridotta ti darebbe un tipo di quota, diciamo, di raggio che ha un aspetto, diciamo, spezzato, non viene usata spessissimo, quindi le più importanti sono queste qua superiori, quindi queste qua in questa sezione qui.